Nel 2009, mentre il Nintendo DS continuava a dominare incontrastato il mercato delle console portatili, con oltre 120 milioni di unità vendute dal lancio, si avvertiva la necessità di un nuovo RPG sportivo, in grado di raccogliere l'eredità lasciata da Captain Tsubasa. A rispondere all'appello fu ancora una volta Level 5, forte del successo riscosso con il primo capitolo della serie Inazuma Eleven, che aveva già saputo conquistare il pubblico giapponese grazie anche all'anime distribuito nelle sale. Il 1° ottobre dell'anno successivo, la casa di sviluppo nipponica pubblicò Inazuma Eleven 2, un ambizioso sequel destinato a entrare nel cuore di molti fan. Il gioco venne distribuito in 2 versioni distinte, Bufera di neve e Tempeste di fuoco. Un espediente che non solo moltiplicava le possibilità di gioco, ma puntava anche a sfruttare appieno le nuove potenzialità online del Nintendo DS. In un periodo in cui le reti wifi domestiche stavano diventando sempre più comuni, Level 5 colse l'opportunità per introdurre, per la prima volta nella saga, la modalità di collegamento tra più giocatori. Grazie a questa funzione era finalmente possibile sfidare amici in locale, arricchendo il gioco di una dimensione competitiva inedita. Questa scelta si inseriva perfettamente in un contesto videoludico in evoluzione, in cui il pubblico desiderava interazione sociale e sfide sempre più stimolanti. Tuttavia l'accessibilità rimase una priorità. Il titolo continuava a essere fruibile da tutti, con un gameplay intuitivo e immediato. Dal punto di vista narrativo, Inazuma Eleven 2 alzò l'asticella in modo audace. La trama non si limitava più al semplice torneo interscolastico, ma introduceva un elemento di fantascienza, l'arrivo di misteriosi alieni, appartenenti all'Alius Academy, decisi a conquistare il mondo attraverso il calcio. La Remon, fresca vincitrice del torneo nazionale, si ritrovava catapultata in una nuova missione, viaggiando per tutto il Giappone, affrontando nuove squadre e reclutando giocatori memorabili. Tra questi spicca Sean Frost, uno dei personaggi più iconici dell'intero brand, la cui storia personale ha segnato profondamente i fan. Sean, segnato dalla tragica perdita del fratello Aiden, sviluppa un disturbo dissociativo che lo porta a interiorizzare la personalità del fratello, nel disperato tentativo di non lasciarlo andare del tutto. Si tratta di uno dei momenti più toccanti della serie, che per la prima volta affronta tematiche psicologiche complesse. Il senso di sconfitta è un altro tema portante, incarnato in particolare dalla Royal Academy Redux e dalla formazione dei Dark Emperors, squadre composte da giocatori che, sentendosi falliti e abbandonati, trovano nella pietra di Alius un mezzo per riscattarsi, pur rinunciando a se stessi. Un esempio emblematico è quello di Nathan Swift, che dopo un infortunio sceglie la via più facile, affidandosi alla potenza naturale dell'Alius, invece di affrontare le sue paure e debolezze con le proprie forze. A livello ludico, il gioco introduce una mole impressionante di contenuti, oltre 450 tecniche speciali da collezionare e più di 1500 personaggi reclutabili, ampliando notevolmente la varietà rispetto al capitolo precedente. Tecniche spettacolari come la tormenta glaciale e la tormenta di fuoco diventano immediatamente molto conosciute, mentre nuove meccaniche come tiri dalla lunga distanza, tiri concatenati e blocca-tiri aggiungono profondità strategica. Queste innovazioni non solo rendono l'esperienza più dinamica, ma pongono le basi per un competitivo che, seppur embrionale, appassionerà molti giocatori nel tempo. Anche l'aspetto visivo riceve un notevole upgrade. Il comparto grafico sfrutta al massimo le potenzialità del DS, con sprite più curati e animazioni fluide, soprattutto per le tecniche speciali. Chi ha avuto l'occasione di provare la versione giapponese del primo Inazuma Eleven o il porting per Nintendo 3DS potrà notare l'evoluzione tecnica. La colonna sonora, firmata ancora una volta da Yasunori Mitsuda e dal giovane Yugo Kanno, riesce a coniugare epica introspezione, accompagnando con sensibilità sia le sfide sul campo, sia i momenti più drammatici della storia, come l'addio temporaneo di Axel Blaze, costretto ad abbandonare la Remon per proteggere la sorellina Giulia, su ordine di Lina Schiller. A livello cross-mediale, Level 5 rafforza ulteriormente la propria strategia. L'anime, trasmesso in Giappone dall'8 aprile 2009 e arrivato in Italia nel 2012, gode di una realizzazione tecnica migliorata, con doppiatori di talento e animazioni più fluide. Tuttavia, il manga tralascia quasi interamente gli eventi di questo capitolo, dedicandovi solo un breve episodio extra incentrato su Sean. Questo rende il videogioco l'unico vero veicolo narrativo per vivere appieno la trama di Inazuma Eleven 2. Il successo del titolo viene ulteriormente alimentato da un'ampia campagna di merchandising, nuove carte collezionabili, action figure e persino un torneo ufficiale organizzato Level 5 in Giappone, dove i vincitori avrebbero potuto vedere i propri personaggi in Inazuma Eleven 3, un'iniziativa che ha contribuito a cementare il rapporto tra la fanbase e lo studio di sviluppo.
Le recensioni internazionali sono generalmente positive, la critica apprezza l'equilibrio tra innovazione e rispetto della formula originale. Pur con qualche critica sulla ripetitività di alcune missioni secondarie, la media voto si attesta sull'8 su 10 con punte di 9 per la versione Tempeste di Fuoco in Giappone, considerata la più bilanciata a livello di gameplay. Nel corso degli anni la fanbase di Inazuma Eleven 2 ha contribuito a tenere viva l'attenzione sul titolo, grazie a mod amatoriali, video walkthrough e contenuti su YouTube. Il sentimento di nostalgia, unito alla massima qualità del sequel, ha mantenuto il gioco rilevante ancora oggi. Creator come Axo, insieme a molti altri, continuano a proporre contenuti dedicati, definendolo spesso come il miglior capitolo della saga. Guardando al futuro, Inazuma Eleven 2 non ha solo consolidato il successo del primo capitolo, è arrivata a essere anche il gioco più venduto dell'intera saga, ma ha anche gettato le fondamenta per una nuova era della serie. Grazie a una fusione sempre più sofisticata tra sport, RPG e storytelling, il gioco ha saputo evolvere senza perdere la propria identità. Con Inazuma Eleven 3 già all'orizzonte, l'eredità di questo secondo capitolo resta vivo nei cuori dei fan, testimoniando la forza di una formula che unisce amicizia, determinazione e una passione sconfinata per il calcio.